Cari amici e amiche di Solfatara News, bentornati sul nostro canale. Un saluto di cuore a tutti voi che ogni giorno ci seguite, commentate i nostri video, ci scrivete e condividete la nostra missione di sorvolo e informazione. Siete voi la nostra ragione d'essere, la forza che ci permette di alzare i droni sopra la fumara dei Pisciarelli, sopra il cratere della Solfatara, in quel territorio complicato e inquieto, che è la caldera dei Campi Flegrei. Un ringraziamento speciale va a chi è appena arrivato. Se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al nostro canale YouTube, seguiteci su Instagram e TikTok e unitevi al nostro gruppo Facebook Solfatara News Group, dove ogni giorno analizziamo insieme ciò che la Terra ci sta dicendo. E non possiamo non ringraziare, con emozione, tutti voi che avete deciso di partecipare alla nostra raccolta fondi su GoFundMe. Grazie al vostro sostegno abbiamo raggiunto il 75% dell'obiettivo per l'acquisto del nostro nuovo drone termico. Un traguardo storico. Con quel drone potremo ottenere misurazioni termiche precise delle fumarole e portare la verità alla luce in modo ancora più direttamente tecnico e visivo. Oggi cominciamo con il sorvolo della fumarola Pisciarelli. I nostri voli mostrano, giorno dopo giorno, una fumarola che si fa sempre più sentire, non solo a vista, ma nei numeri invisibili. La pressione degli getti di vapore vulcanico è imponente, le colonne di gas salgono, le emissioni sono intense. E secondo i dati dell'INGV, questa situazione può essere paragonata a un vulcano in piena eruzione, anche se la camera magmatica non esplode visibilmente in superficie. È come se, a circa 3 chilometri di profondità, stesse accadendo qualcosa di enorme che noi percepiamo attraverso boati sordi, vibrazioni improvvise e microscosse continue. Non dimentichiamo che studi recenti evidenziano che la crosta terrestre a circa 3 chilometri di profondità in questa caldera è ormai fragile, indebolita, ed è proprio questa debolezza che spiega l'accelerazione del fenomeno che stiamo osservando da mesi. Le microfratture si aprono, la roccia cede, la pressione interna trova nuove vie. Quando sorvoliamo la bocca grande della Solfatara, non è che la situazione sia tranquilla, anzi, vedere le fumarole minori che ribollono, le pozze di fango che oggi troviamo quasi completamente asciutte, è un forte segnale. Il suolo si sta surriscaldando, la risalita di gas e vapori è più vigorosa. Il terreno risponde con urti e crepitii che molte persone avvertono. Noi non possiamo ancora fornire i dati termici precisi, perché il drone termico non è ancora operativo. Ma la visione aerea, combinata alle registrazioni visive e all'analisi dei nostri esperti, ci dice che qualcosa è cambiato e in peggio. A breve, grazie al vostro aiuto, potremo misurare giorno per giorno le temperature delle fumarole. Questo ci consentirà di parlare con numeri, non solo con sensazioni. E qui vogliamo introdurre un elemento ancora più inquietante. Un recente studio dell'Università degli Studi Roma 3 e dell'INGV, pubblicato il 31 ottobre 2025, ha dimostrato che la sismicità nei Campi Flegrei non è più diffusa in modo casuale, ma si sta concentrando lungo un piano strutturale definibile come una faglia attiva. In pratica, dal 2023, il comportamento della crosta nella caldera sta cambiando. Non più soltanto un sollevamento graduale e bizzarro del suolo, bradisismo, ma una rotta strutturale che indica che la roccia sta cedendo in modo più organizzato, più serio. Lo studio afferma che questo processo suggerisce che la crosta non risponde più in modo puramente elastico. E non è solo teoria. Gli eventi sismici hanno già superato la magnitudo 4, provocando danni localizzati e molta apprensione nella popolazione. Proviamo a contestualizzare. Se per anni abbiamo visto migliaia di microterremoti sparsi, oggi vediamo che quegli eventi si raccolgono in una zona specifica della caldera. Come dire che la Terra ha finito di tremare a casaccio e ora sceglie un percorso preferenziale per rompersi. Questo significa che è in corso una riattivazione o una nascita di una faglia vulcanotettonica e che il sistema potrebbe essere molto più instabile di quanto finora si pensasse. Lo studio lo evidenzia chiaramente e noi lo stiamo vedendo con i nostri occhi nel sorvolo quotidiano. In questo contesto è ancora più inconcepibile la scelta del comune di Pozzuoli di puntare sul turismo e riaprire il borgo del Rione Terra, evacuato da decenni proprio perché sede del massimo sollevamento del suolo nella caldera, una zona che l'INGV stesso segnala come punto caldo per il sollevamento e l'attività sismica. Eppure, mentre la crosta si spezza sotto i piedi degli abitanti, si decide di costruire alberghi e botteghe, fissando una data di rinascita per l'estate 2026.
È un atto di assoluta cecità istituzionale. Si investe in turismo mentre manca trasparenza, manca preparazione, manca informazione. E la denuncia arriva anche dal parlamentare Riccardo Maggi, che ha chiesto al governo spiegazioni sulla mancata trasparenza e sulla mancanza di comunicazione verso la popolazione dei Campi Flegrei, nonché sulla lentezza nella realizzazione degli hub di accoglienza previsti per la popolazione in evacuazione. Questo è esattamente ciò che da mesi denunciamo noi di Solfatara News. Quando la natura urla, le istituzioni dormono. E se guardiamo ancora più vicini, c'è un ulteriore segnale tecnico che non può essere ignorato. Il sollevamento del suolo e il degassamento delle fumarole non sono fenomeni isolati, ma collegati. Il bradisismo, quel lento ma implacabile sollevamento della crosta, è ora accompagnato da microfratture, sismi superficiali e accumulo di gas sotto pressione. In tale quadro, la comparsa di una faglia in formazione significa che la crosta non riesce più a rispondere elastica, non si piega più, ma cede, il che cambia radicalmente il profilo del rischio. E tutto questo avviene mentre la gente vive nelle proprie case con pareti che crepano, con vie di fuga non adeguate, con strade chiuse e con un sistema di protezione civile che arranca. Il nostro lavoro con i droni lo conferma. La fumarola Pisciarelli mostra dei respiri che cambiano nel corso delle ore e la Solfatara emette vapori e getti sempre più vigorosi. Le pozze di fango che si ritirano, i getti che si alzano, i boati che si avvertono più forti. Non è esagerazione, è osservazione, è realtà. E voi che ci seguite lo assistete con noi. Non siamo spettatori, siamo testimoni. Condividete questo video, commentate cosa vedete nella vostra zona, segnalate crepe, rumori, suoni strani nella notte, movimenti del suolo. Ogni segnalazione è una tessera in più per completare il puzzle. E continuate a sostenere la nostra campagna su GoFundMe. Con il nuovo drone termico avremo strumenti migliori, visioni migliori e potremo dare alla popolazione conoscenza. Perché sapere è potere, soprattutto quando la terra sotto di noi decide di muoversi. Grazie ancora a tutti voi. Noi di Solfatara News non ci fermeremo. Continueremo a volare, a osservare, a denunciare. Perché sopra la caldera dei Campi Flegrei non si tratta di mito o leggenda. Si tratta di geologia attiva, reale e urgente. Restate con noi, vigilanti, attenti, informati e pronti.